Ciao a tutti! Spero che abbiate iniziato alla grande questo 2025. Pronti per partire coi peperoncini? C'è chi ha già messo a germinare i semi e chi invece ancora deve iniziare. Io sono tra quelli che ancora devono iniziare e tra poco vi spiegherò il perché. Ma prima vi parlerò delle varie tecniche di germinazione e di come migliorare la germinazione. Dunque, ci sono varie tecniche per la germinazione dei semi di peperoncino, ognuna con i propri vantaggi e svantaggi. Vediamo quelle più conosciute ed utilizzate. Semina diretta nel terriccio. Questa tecnica consiste nel piantare direttamente i semi nel substrato di coltivazione finale. È importante utilizzare un terriccio specifico per la semina, che sia leggero, drenante e non eccessivamente ricco di sostanze nutrienti. Questo perché i semi di peperoncino, ma in generale tutti i semi, durante le prime fasi di sviluppo non necessitano di un'elevata concentrazione di nutrienti, che anzi potrebbe essere dannosa. Infatti, un terriccio troppo ricco potrebbe bruciare i semi, impedendone la germinazione o danneggiando le giovani radici. Meglio optare per un terriccio povero di nutrienti e arricchirlo gradualmente man mano che le piantine crescono. I vantaggi: semplicità e naturalezza. I svantaggi: possibili sciaridi nel terreno, sono dei vermetti che poi si trasformano in quei moschini fastidiosi che invadono tutta la casa. Mi sembra che ogni moschino può deporre dalle 20 alle 40 uova, una cosa del genere. Una maggiore difficoltà nel controllare l'umidità e lo sviluppo delle radici non sarà ottimale. Avendo la piantina piccolina e tanto terriccio intorno, la tendenza della pianta sarà quello di fare andare le radici verso il fondo e non si svilupperanno tanto in larghezza. Semplicemente per ovviare a questo problema si può utilizzare un vaso più piccolo, poi una volta che le radici hanno invaso per bene il panetto di terra si passa a un vaso un pelino più grande, normalmente 2-3 cm di raggio in più, e così via fino ad arrivare al vaso definitivo. Germinazione nei giffi. I giffi sono dei piccoli dischetti di fibra di cocco pressata e disidratata. A contatto con l'acqua si espandono e creano un substrato ideale per la germinazione, anche perché è quasi privo di sostanze nutrienti. I vantaggi sono la facilità dell'utilizzo, offrono un ambiente sterile e controllato. Svantaggi: impatto ambientale negativo a causa del processo di produzione. Germinazione in lana di roccia. La lana di roccia è un substrato inerte e sterile che offre un buon drenaggio e un'ottima areazione. Vantaggi: sterilità e buon controllo dell'umidità. Svantaggi: materiale non biodegradabile e può essere più costoso di altri substrati. E infine terminiamo con la tecnica che preferisco: germinazione su carta assorbente, detto anche metodo Scottex. Questa tecnica prevede l'utilizzo di carta assorbente, normalmente la carta da cucina, preferibilmente carta non trattata senza disegnini vari, bianca, semplicissima. La si inumidisce per bene per simulare l'ambiente umido che i semi troverebbero in natura, ad esempio nel frutto maturo, ormai caduto in terra e in fase di decomposizione, o nel terreno dopo un'abbondante pioggia. Vantaggi: semplice, economico e permette di monitorare facilmente la germinazione. Svantaggi: le giovani radici crescendo potrebbero incastrarsi tra le fibre della carta, con il rischio di rompersi nel momento in cui la si estrae. Per ovviare questo è sufficiente ritagliare il pezzettino di carta dove si è incastrata la radice e trapiantarlo così assieme al germoglio. L'altro svantaggio è che la carta potrebbe asciugare, seccare velocemente se non la si mantiene umida. Per ovviare a questo problema utilizzo semplicemente dei contenitori ermetici che creano un microclima perfetto.
Oltre alla scelta della tecnica di germinazione, esistono diverse tecniche che possono essere utilizzate per migliorare la percentuale e la velocità di germinazione dei semi di peperoncino. Fasi lunari. È una credenza popolare molto diffusa che le fasi lunari influenzino la linfa delle piante. Luna crescente, la linfa sale verso l'alto, favorendo la germinazione e la crescita delle piante che crescono sopra la terra. Luna calante, la linfa si concentra nelle radici, favorendo la crescita degli ortaggi che crescono sotto la terra, come per esempio i tuberi, e favorisce anche i trapianti. Luna piena, massima energia per la crescita, ideale per raccogliere. Luna nuova, momento di riposo, adatto per la potatura e l'eliminazione delle piante infestanti. Ma nonostante la popolarità di queste credenze, gli studi scientifici non hanno trovato prove concrete a supporto. L'influenza gravitazionale della Luna sulle maree è nota, ma il suo effetto sulle piante è trascurabile. Un'altra tecnica popolare è l'ammollo in infuso di camomilla, che tradizionalmente si ritiene che possa avere un effetto disinfettante e stimolante. Tuttavia, come per le fasi lunari, al momento non ci sono studi scientifici che ne dimostrino l'efficacia in questo ambito. Vantaggi: ammorbidisce il guscio del seme, il tegumento, favorendone la germinazione. Svantaggi: rischio di danneggiare i semi se lasciati in ammollo per troppo tempo. Ammollo in semplicissima acqua tiepida. Questa tecnica prevede di immergere i semi per 12 o 24 ore al massimo in acqua tiepida, semplicissima. Vantaggi: come per la camomilla, ammorbidisce il seme. Svantaggi, uguali alla camomilla, se lasciati per troppo tempo rischiano di danneggiare il seme. Osmopriming, tecnica che consiste nell'immergere i semi in una soluzione osmotica, per esempio acqua e sale, per un periodo definito, al fine di favorire l'assorbimento dell'acqua e l'attivazione dei processi metabolici. Vantaggi: aumenta la velocità e l'uniformità della germinazione, migliora la germinazione di semi vecchi e migliora la germinazione di semi di bassa qualità. Svantaggi: richiede attenzione nella preparazione della soluzione per evitare di danneggiare i semi. Scarificazione, tecnica che consiste nell'abrasione del seme, dell'esterno del seme, del tegumento, per facilitare l'assorbimento dell'acqua. Può essere effettuata con della carta vetrata. Vantaggi: può essere utile per semi col tegumento particolarmente duro. Svantaggi: rischio di danneggiare il seme se non si presta particolare attenzione. E infine terminiamo con la tecnica che preferisco: stratificazione a freddo. Questa tecnica consiste nel conservare i semi per qualche giorno in un ambiente freddo, come per esempio il frigorifero, simulando così l'inverno, perché forse non lo sapete, ma i semi entrano in una specie di dormienza. Deve poter trascorrere l'inverno per far sì che si sveglino. Vantaggi: utile per semi vecchi, per varietà originarie di luoghi particolarmente freddi, come i rocoto per esempio, che sono originari delle Ande, e per ottenere una germinazione omogenea. Svantaggi: ci vuole la pazienza di lasciare i semi per qualche giorno nel frigorifero. È importante ricordare che nessuno dei metodi appena citati garantisce la disinfezione dei semi. Per eliminare muffe, funghi e patogeni è necessario utilizzare metodi specifici, come il trattamento termico, chimico o con fungicidi specifici, seguendo attentamente le istruzioni per evitare di danneggiare i semi. Trattamento termico: immergere i semi in acqua calda, mi sembra sui 50 gradi, per un tempo specifico, può aiutare ad eliminare eventuali patogeni. Vantaggi: semplice da realizzare e appunto può aiutare ad eliminare i patogeni. Svantaggi: rischio di danneggiare i semi se l'acqua è troppo calda e se il tempo di immersione è eccessivo. Trattare i semi con soluzioni disinfettanti a base di candeggina, perossido di idrogeno o fungicidi per prevenire lo sviluppo di malattie. Vantaggi: aiuta a prevenire lo sviluppo di malattie e mi raccomando notare che c'è
La parola aiuta non vuol dire che è sicuro al 100% che te le elimina. Svantaggi: può essere dannoso per i semi se non si utilizzano le concentrazioni appropriate. Considerazioni: la scelta della tecnica di germinazione e delle tecniche per migliorarla dipende da diversi fattori, tra cui la varietà di peperoncino, la qualità dei semi, le risorse disponibili, le preferenze personali e la sostenibilità ambientale. È importante ricordare che ogni tecnica ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, chi più, chi meno, e che nessuna garantisce il successo al 100%. La sperimentazione e l'osservazione sono fondamentali per individuare le tecniche più adatte alle proprie esigenze. Detto tutto questo, ci terrei a passarvi un concetto. La natura è saggia. I semi che non germinano o che mostrano segni di malattia, in natura vengono automaticamente eliminati, seguendo la via della selezione naturale. Sii saggio anche tu. In conclusione, i passaggi che personalmente consiglio per la germinazione dei semi di peperoncino sono: stratificazione a freddo non è indispensabile, ma aiuta. Per fare ciò, conserviamo i semi in un pezzo di carta da cucina. Se abbiamo diverse varietà, vi consiglio ogni varietà il suo pezzo di carta da cucina su cui scrivete il nome della varietà, se no ce le dimentichiamo, e riporli in frigorifero per una settimanella, anche 2. Dopodiché li togliamo dal frigorifero e proseguiamo con il metodo Scotex. Prendete dei contenitori ermetici, ci mettete uno strato di mezzo centimetro di carta assorbente, la inumidite per bene e l'acqua che c'è in eccesso la svuotate, dopodiché trasferite i semi adagiati sopra lo strato di Scotex umido. Chiudere ermeticamente il contenitore e scrivere il nome della varietà sopra il coperchio. Questo è importantissimo. A questo punto dovete mettere i contenitori in un luogo caldo. C'è chi utilizza il modem, si appoggia sopra al modem qualche contenitore e all'interno vedrete che si forma questo microclima perfetto, tutta la condensa intorno alle pareti ed è perfetto. Ma probabilmente se iniziate con la germinazione già in questo periodo avrete ancora i termosifoni di casa caldi, quindi li potete appoggiare sopra i termosifoni. Mi raccomando, non deve essere troppo caldo, non devono cuocere i semi, quindi eventualmente mettete un pezzo di cartone, anche 2 pezzi, e poi mettete i scatolini, così da evitare appunto di cuocere i semi. Io personalmente li tengo in cucina dove ho una media di 22 gradi centigradi. Inoltre, quando utilizzo la lavastoviglie, il piano di lavoro si scalda ulteriormente, arriviamo a 27 gradi, 28 gradi e quindi va benissimo così. Dopo qualche giorno inizieranno a spuntare i germogli, a dipendenza dalla varietà, della qualità del seme e da quanto siete stati bravi a fare tutto questo. Possono volerci dai 2 giorni alle 3 settimane, anche di più. Adesso abbiamo 2 possibilità. Possiamo prendere i giovani germogli e inserirli nel substrato che abbiamo scelto, avendo cura di interrare completamente il germoglio. La tecnica che preferisco è quella di mettere la radice verso l'alto e il semino verso il basso, quindi interrare il seme al contrario. Questo perché così facendo la radice va verso il centro della terra, perché all'interno del seme c'è un sensore che riconosce la forza di gravità. Quindi la radice va sempre verso il centro della terra, mentre le foglioline vanno sempre al contrario. Mettendo il seme sottosopra, il seme è come se viene catturato dalla terra e siccome l'apertura, mettendolo a testa in giù, sta verso l'alto, le foglioline escono più facilmente. Vi garantisco che funziona. E tutto questo per evitare che il semino rimanga incastrato nelle 2 foglioline. L'altra possibilità consiste nel lasciare i germogli all'interno dello scatolino e attendere che fuoriescano automaticamente le foglioline dal seme. Ciò avviene perché all'interno dello scatolino c'è un'umidità del 100%, quindi il seme si ammorbidisce quasi completamente e le foglioline escono senza alcun problema. Logicamente, attendendo così tanto, c'è il rischio che la radice si infili all'interno delle fibre della carta e, come vi ho detto prima, vi è la possibilità che togliendo la piantina si spezzi la radice. Semplicemente bisogna avere tatto e
usare molta cautela e delicatezza. Eliminate tutti quei semi che non germinano o che presentano segni di malattia. Seguite il volere di madre natura. Con un po' di attenzione e cura potrete ottenere piantine di peperoncino sane e vigorose. E come dicevo all'inizio del video, c'è chi inizia a dicembre, gennaio, e c'è chi inizia a febbraio, marzo. Io sono stato tra quelli impazienti. Spesso ho iniziato a dicembre e gennaio. Così facendo però mi ritrovavo a marzo con le piantine pronte per essere trapiantate all'esterno. E il posto in casa iniziava a scarseggiare. Logicamente, se abitate al sud, le temperature a marzo molto probabilmente sono già amiche per i peperoncini. Di conseguenza non è un problema portare fuori le piante. Ma al nord marzo è decisamente troppo presto. Pensate che a maggio si rischiano ancora gelate notturne, che nelle migliori delle ipotesi potrebbero bloccare la crescita della piantina, che ci metterebbero poi settimane a riprendersi, perdendo tutto il vantaggio di una germinazione effettuata precocemente. Quindi ho deciso di avere molta pazienza e cercare di spostare almeno a fine febbraio l'inizio della germinazione. Così facendo, quando le temperature esterne lo permetteranno, avrò le piantine della dimensione corretta, giuste e pronte per essere portate all'esterno, senza aver invaso casa e senza aver subito situazioni poco favorevoli per lo sviluppo ottimale della pianta. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!